Ori, gli sviluppatori di Ori, Moon Studios, ragazzi, no rest for the wicked. Andiamo a vedere lo showcase. Abbiamo finalmente il loro showcase. Boom, si parte. Sono emozionatissimo, ragazzi, lo sto aspettando davvero da tanto tempo. Vi ho lasciato i sottotitoli in italiano, ve lo dico, così non devo per forza parlarci sopra. Però lo faremo lo stesso. Cioè, artisticamente sto gioco troppo bello. Wicked Inside Showcase. Hey everyone, I'm Thomas. And I'm Gennady. We founded Moon Studios during the rise of independent games in 2010. Back then, there weren't all that many modern Metroidvania games out there, and so we created Ori and the Blind Forest. Ori became a huge success with gamers and critics alike, and it helped spark new interest Ori in the genre. È stato uno dei giochi più belli in assoluto. Totally different, because for over 20 years we've been playing action RPGs religiously, and we always dreamt of where this genre could be taken next. At the Poi la same colonna time, sonora. we felt that we could do even more within the Metroidvania genre, and so we embarked on making Ori and the Will of the Wisps. We ultimately shipped another game that was incredibly well received and that we're deeply, deeply proud of. But we had never Quei forgotten colori, about our dream mamma mia. of creating our own action RPG. We have left our mark on one genre before. Now we hope to do the same for action RPGs. Vorrei fargli degli spoiler, ma non dico niente. 841 years after the Embrace, King Harrow is dead, and he's to be succeeded by his young and untested son Magnus. Meanwhile, rumors of the return of a great plague, known as the Pestilence, are starting to emerge. Madrigal Celine, a ruthless figure in the church, sees the Pestilence as a chance to prove herself. Lei di ghiaccio proprio. Converge on the backwater of Isola Sacra, where rebel groups and the provincial government fight for control amid the isle's crumbling ruins. As a Sarim, a member of an ancient sect devoted to defeating the pestilence, you are sent on a merchant ship to investigate. En route, your ship comes under attack from a rebel group known as the Risen. The battle leaves the vessel battered and badly damaged. The ship stands little chance as it limps towards the shore and it is torn apart on the rocks at sea. You find yourself washed up at the shores of Isola Sacra, bruised and unarmed. Avrete notato un pochino le fattezze un po' particolari, political struggle and a fight for survival. È chiaramente stilizzato il personaggio. No rest for the wicked. Preparatevi, ragazzi, preparatevi. Il modo di gioco, vediamolo un attimo. With no rest for the wicked, we decided to handcraft an entirely seamless world. Nothing in this game is procedurally generated. Questo è un bene. Ok, possiamo Instead lottare. of moving across a randomly generated flat plane, throughout this showcase, you will notice that our world is dense, interactive, uses a ton of verticality, and that every inch was crafted by a designer. Quindi c'è anche una verticalità e la maggior parte delle cose sono luttabili. In questo momento lui ha preso un oggetto e potrà indossarlo. Quindi è molto importante il fatto che voi riusciate a esplorare per trovare le cose giuste, no? Ok, è totalmente random. And that every time you explore an area, you might just finally get that last gold ore or new battle axe you've been waiting. Questo a me piace. Mi piace quando è totalmente randomico. We abandoned the old point and click model to move your character around. We wanted players to have ultimate control over their character. Every movement you make should feel tactile and be intentional. For that reason, we designed Wicked to be played using WASD or a controller. Perfetto. Quindi il fatto che possiate utilizzare sia controller che tastiera vi permetterà di essere efficienti. Non so se nella stessa maniera, però quello è il senso. Instead of going for realism, our goal is always to create games that look like a painting come to life. È vero? A guardarlo Our artists spent years così. meticulously modeling and hand painting all
o vi sola A sacra. mano li hanno dipinti. Mio Dio, che lavorone. You will traverse through plenty of breathtakingly beautiful environments, È tutto un lit with quadro. natural day and night cycles, immersed in dynamic weather. Che cura, signori. Ah, e so che me lo domanderete. Sì, sarà in We italiano. also engineered a very special way of rendering our top-down world, where you can always see so much further into the distance. Avete visto che c'è tipo l'orologio Our in alto a goal is destra, to il make everything tempo? as interactive as possible. If an object looks like you can climb Ah, it, aspettate, facciamo una cosa. Vi faccio vedere, spostando la camera, perché così ve ne renderete conto anche voi. Quelli saranno i tasti per poter prendere le vostre razioni, per poter colpire, colpo pesante, colpo leggero, tutte quelle cose che normalmente ci sono. Perché è fondamentale, perché ragazzi, questo gioco, adesso lo noterete, ma vi dico soltanto che è un Souls Like, a parer mio, che a parte, vabbè, un Souls Like Gdr, nel senso action RPG isometrico, e allo stesso tempo, ragazzi, mi ricorda tantissimo Fable. Mi ricorda tanto Fable anche a livello proprio stilistico, però più dark. Insomma, è un matchup di tante cose che a me piacciono tantissimo, quindi continuiamo. climb it. And if an object is too thin to walk over it, you might just need to balance your way across. The Shallows. Che bello. La verticalità è fighissima, raga. C'era anche una stamina per poter salire, avete visto? Forzerino e loot, quello che a noi piace tanto. Il combat system. Andiamo alla parte interessante. Right from the start, we decided to create an animation-driven combat system, which to us meant that every attack you make should be carefully considered. We Come i wanted Souls. to bring weighty, precision-driven combat to the top-down space. Combat that's inspired by several different genres, from ARPGs to fighting games. Avete visto che ha la stamina? Quando lui colpisce, attacca. Vedete qua che c'è questa barra verde? Questa è la stamina, ragazzi. An opponent, you need to watch out for telegraphed behaviors and then punish accordingly. Timing, spacing, and weapon weight are incredibly important in Wicked's combat model. Anche il peso influisce, no? Come i Souls, quando avete In a rest for the Wicked, un'arma troppo pesante va a consumare magari più stamina, quindi tutto è fondamentale in questo gioco. Vedete la struttura proprio classica GDR? È spettacolare, però c'è la componente Souls Like. È fuori di testa sta roba, andiamo avanti. every single weapon has its own unique moveset and stats driven by RNG. Avete sentito? Ogni singola arma ha praticamente un moveset differente, quindi sappiamo per certo che farà quella determinata cosa. Poi dovremo vedere quante tipologie di mosse ci saranno per quella, quanti moveset, però sappiamo che ci sono. Tipo qua sta facendo affondi. Using this dagger, I'll have a hard time breaking this enemy's shield. Let's try something different. Ok, proviamo qualcosa di diverso. Ok, ha usato il parry. If you time it just right, you can parry incoming attacks, allowing you to exploit an enemy's opening. Ti hanno messo anche il parry con l'arma, con un'arma a destra e un'arma a sinistra. Mi piace. Sfruttandole entrambe così incrociate. Loot. Gear Ancora. in the West for the Wicked comes in 4 different rarities. Ah, ok, abbiamo praticamente tutte le varie rarità, appunto i bianchi, diciamo i magici, dovrebbe essere, vabbè, non li chiamiamo in altro modo, ma i viola e i gialli. White items are common. Unlike in other RPGs, they're Requirement, questo è il valore, poi vediamo effettivamente che c'è anche una sottospecie di integrità 100 di 100, quindi si distruggeranno anche le armi. Ci sarà poi il costo per poterle utilizzare, sì. Dual Breaker, Breathing Crash e così via. Ok, ok. E poi questi sono gli effetti che avranno le caratteristiche, quindi la vita aumentata del 17%. Ok, va bene, ci sta, not ci sta. trash loot. We instead made those the most customizable.
Blue items are rare. They offer only positive enchantments. Ok, gli oggetti piani invece sono maledetti. They offer very Incantesimi molto positivi, ma portano anche a un qualcosa di che non va. Sono unici gli ori, ok. This Ok. rare claymore we found has an enchantment that increases my focus skin whenever I deal damage. Perfetto. Un bello spadone a 2 mani. Ma artisticamente, sentite il sound del vento, della pioggia. Every weapon has a chance to drop with its own unique rune, which can then be extracted and used Mamma on mia. other weapons. That way, players can come up with their own unique moveset. Importante questa cosa. You gain focus through combat. It is then used to perform rune attacks. Let's try one. Ok. Boom. Ha fatto male, molto male. Avete notato che non ci sono tanti nemici contemporaneamente? Questo perché stanno dando spazio al combat ed è importante cercare di evitare sempre che ci sia una man bassa di nemici, proprio perché in questo modo non sempre si può dimostrare quanto utile possa essere un combattimento, quanto integrato insieme a discorso stamina, peso, tutto il resto possa poi divenire complementare il tutto, e diviene complicato se ci sono troppi nemici. Ecco, a me la cosa che mi piace di questo showcase è che, almeno per adesso nella parte iniziale, che sarà probabilmente un tutorial, ci fanno vedere come bisogna combattere con calma, senza buttarci nella massa di nemici. Ok, bellissimo, forza di gravità per buttare giù la gente, ci piace. Una piccola spinta. Every weapon you'll find in No Rest for the Wicked has its own bespoke moveset, custom made by our incredible animation department. Figo, sai. Vedete che vi dicevo prima, guardate in alto a destra. Ci dice praticamente il giorno della settimana, il mese, e effettivamente se è giorno, se non è giorno, quant'altro l'orario. Perché tutto quanto ha un senso. Lui è bellissimo. Layered on top of that, enchantments that drastically impact weapon behavior. Ok. And our deep rune system. Sistema di rune, ragazzi. All of this culminates in a weapon system that we feel is extremely fun and engaging and allows every player to create their own style of combat. When it comes to gear like armor, there is a wide range of options, each with their own design and attributes. The weight of such items even affects your movement in combat. Chiaramente, For instance, if you opt in for a lighter, faster build, Souls. you can quick step out of enemies' way. Quick steps are fast and don't consume a lot of stamina. With medium weight build, your character will dodge roll. Those are slower and consume more stamina. Chiaramente. For No Rest for the Wicked, we designed a soft class system. Instead of locking you into a character class that you then have to adhere to for the entire playthrough, come vedete sono stilisticamente molto particolari. Quindi potrete scegliere il vostro personaggio preferito. Questo mi piace tanto, We've shown what combat looks like with a more melee-focused build. Let's take a look at how combat changes for a mage. Vediamo con un mago cosa si riesce a fare. This character build uses a two-handed stab. We have 3 rune specials available: Blink, Teleport, Fireball, colpisce con and Nova. Fireball, Teleport e Nova. E in più colpisce anche con la staffa. Ok, adesso ci sono più nemici. When used right, Nova can be an absolute blast. Ok, si mette nel punto giusto e utilizza Nova. Perfetto. Esplosione d'aria. Being able to create any character build you can think of through our soft class system and the randomized loot. Fatemi vedere qua. Stamina, destrezza, forza, intelligenza, fede, fox. Quindi questo è il carico equipaggiato. Ok. Qua ci dice addirittura la percentuale, quindi sappiamo già quando siamo in fat roll, mid roll o fast roll. Il peso corrente e poi naturalmente il peso massimo trasportabile. Voglio vedere poi se
daranno una spiegazione ad ogni tipologia appunto di caratteristica per vedere come hanno implementato queste meccaniche, no? Perché in ogni GDR la destrezza può fare una cosa ma ne può fare anche un'altra. Speriamo che qua venga spiegato per bene in modo tale da poter fare una build precisa. Qua abbiamo generali, difesa e peso, va bene, i punti attributi e l'esperienza richiesta. These systems combine to ensure each playthrough and every player's experience is never truly the same. Vediamo i boss, ragazzi. Mamma mia, ti ha staccata la gamba. Lui mi ricorda un po' la sentinella di Lies of P. Una versione un po' strana, però. Attenzione. Torn. As you can see, this thorn has been left to mutate and fester and will prove particularly vicious. Particolarmente feroce, è vero. Mamma mia, come distrugge tutto. To study his moves and attack whenever we see an opening. Ok. Attaccare solo durante le aperture conviene. Chissà se possiamo ferriare anche i boss qua. Bosses are also quite brutal in No Rest for the Wicked. Questo mi piace. Punish every mistake you will make. But keep a cool head, make use of all of the skills you've learned, and you just might succeed. E potresti aver successo. As you can see, No Rest for the Wicked is an intensely skill-based game. Ah, che bellezza. Greatly influences your power in battle, but whether you die or overcome the challenge is ultimately down to your Mi piace tantissimo. Mi piace tantissimo questa cosa. Cioè è giusto che ci sia il loot e che tu possa avere una componente parametrica per migliorarti, però mi piace l'idea che sia praticamente quasi un Diablo Like in questo senso. Però alla fine è come un Souls, fondamentalmente. Ok, il Sacrament. Anzi, il Along your Sacrament. journey, you will come across the town of Sacrament, the capital of Isola Sacrament. Ah, ok, era un posto, un luogo. Sacrament is a capitale. war-torn place, but over the course of your journey, you can help rebuild Sacrament to its former glory. Ah, ok, quindi noi contribuiremo a questo. In order to demonstrate that, we'll switch to a realm that's already a little more advanced. Our goal is to make Sacrament as interesting and interactive as possible. Ok. Una Una alla volta, signorine, non si capisce niente. Don't pretend you don't smell it. Come have a taste. And players will be in control over how Sacrament will evolve over time. Che bello For artisticamente, example, raga. After my Mamma previous mia. expedition, I helped Fillmore rebuild his smithy. He now Ok. sells better gear and is also able to upgrade our gear to a higher level. Perfetto, e quindi potenzieremo il To nostro that gear. effect, we aim to make investing resources into Sacrament as satisfying and rewarding as investing resources into your character is. Ok, è una scelta. Build. Rebuild in Let's take a Sacrament. look at Ok. another way you can make Sacrament your own. Oh, In io Sacrament, you'll home. be able to purchase real estate. Ok. Housing, Well, ragazzi, if parliamo you di have the housing. funds to afford it. Property in Sacrament can get a little bit expensive, but accumulate the riches and you can choose from a wide range of properties. Che to suit bello. your needs. Ecco perché mi Your house is ricorda the perfect pure place to stash your loot, craft items, relax, and plan everything out for your next big Fable run o through the Fable 2. dangerous areas surrounding Sacrament. Potevi fare la casa e I just tutto il moved resto. in Qui here, puoi so it's sistemare a little tutto bit quello che barren. vuoi. Let's fix that. Out on your journey, you'll be able to collect or harvest valuable Quindi andiamo a prendere le risorse Then can be used to craft new gear, per furniture for your apportare home, punti miglioramenti a questa even città, make no? Perché noi improvements Sacrament to the dobbiamo town cercare di itself. portarla al suo vecchio splendore. E cosa accadrà? Poi sistemeremo il Catch a tutto. fish, Potremo for andare a example, prendere it can il be cooked pesce and eaten, of course. ed essere cucinato e Certain mangiato. fish scales might even make for some fine arm. Addirittura cercare di migliorare anche la While I nostra was on the armatura. shores of Sacra, I collected some pine wood. Ok. So now, let's make use of that and make this place a little bit Con la legna di cozy. pino adesso possiamo migliorare
il nostro appartamento, la nostra casa. Housing is incredibly cool in No Rest for the Wicked. Cioè, guardate là. Since you're not constrained to a grid, you can come up with some really organic looking designs. Bella assai, eh. The table looks nice, but it's missing something. Oh, carino. It's much better. While some items you can place in your house are just cosmetic, our goal is for most of them to be functional. Sono funzionali, hanno uno scopo nel gioco, quindi non sono soltanto estetici. With a range of properties to purchase and an incredibly flexible interior design system, we hope players will be able to find and design a unique place for them to call home. Un dipinto. E perché è stato letteralmente dipinto. Adesso cosa ci sarà? Game. Abbiamo addirittura l'endgame in questo gioco. One last thing we'd like to show you today is a system Alive è il sistema di endgame. Although No Rest for the Wicked features a traditional campaign, Una traditional campaign, ok. The solar sector is very much a living, breathing world. In order to show you what that means, we're going to go to an area called Mariner's Keep. This is an area I've previously ventured through and explored. Quindi lui c'è stato in precedenza in quest'area e ritornerà. However, since my last journey through here, Nif have overrun. Prima non c'erano questi mob inizialmente, quindi sono arrivati adesso. Presenting entirely new threats for me to tackle and resources for me to scavenge. Quindi nuove risorse e nuovi mob. Chissà se c'è Ragdoll, perché ho visto che si muoveva un pochino. Il mondo è vivo e cambia continuamente. Oh madonna. Ma che mira aveva? Ma lui è bestiale. Pericolosissimo. Devi stargli per forza dietro. Non frontalmente. Non è il miglior modo per affrontarlo così. È andata bene, ragazzo. Guarda là, c'era... Aia. A posto. Ha steso i panni. You never really know what to expect. For those of you who asked about endgame, yes, we've got you covered. While we don't want to give away too much at this point, once you reach the endgame, you can enter the Serum Crucible. Vabbè, dobbiamo arrivare al crogiolo, This is where ok. you'll have to test your metal against some of the toughest enemies within No Rest for the Wicked. Vabbè, non ci possono dire tutto, ragazzi, però hanno già detto tantissimo. Our Ma proprio goal tanto is and tanto. always has been to create a very different action RPG, one that will hopefully move the genre forward. We believe that Moon Studios is in an incredibly unique position to deliver on this vision. We have some of the best talent in the world united behind this, and we're not afraid to take the risks that need to be taken in order to change up the status quo. We've poured an incredible amount of blood, sweat, and tears into this project. And now we're at a point where we need your help to shape and build Wicked into the best game it can possibly be. Therefore, we'd like to invite all of you who love this genre, who grew up with it the same way we did, and who are excited to see a new take on it, to join us on this journey. And so we're happy to announce that we're going to be launching No Rest for the Wicked after all of these years into Steam Early Access next month on April 18th. Yes, Over the baby. course of early access, 18 aprile. we'll be tweaking, patching, and balancing the game with your input. And you will also see major content updates throughout. Fermi. Aggiornamenti in sviluppo prima del rilascio della 1.0, Steam Early Access. Multiplayer, update, The Breach. The Vertebrate Updates. Ah, ok. C'è già carne al fuoco. Perfetto. Development until we hit our 1.0 release, at which point we're planning to release on consoles as well. Wicked has been built from the Ho sentito ground bene? up, has been built Throughout development until we hit our 1.0 release, at which point we're Provvedendo a rilasciare il No Rest for the Wicked anche su console, signori. Quindi su console ci sarà l'italiano e arriverà il 18 aprile. consoles as well. Wicked has been built from the ground up. Però dobbiamo vedere se lo rilasceranno subito per console. Questo va compreso, With multiplayer in mind.
Anche al For the first multiplayer, of these ok. major updates that we will be releasing in early access, we'll be providing you with an innovative multiplayer experience, allowing you to play Wicked alongside or even against your friends. Oh. Our second major content update will bring all new regions to Sakura, new enemies, narrative updates, and so much more, with story, system, and gameplay content updates to follow thereafter. Your support and feedback during this very critical part of early access really does make a difference. No Rest for the Wicked begins a new era for Moon Studios, and we're committed to this project for the long run. We're incredibly excited about what will be No Rest for the Wicked already in day one of early access, and we can't wait to show you all the stuff that will follow in the months to come. Once the showcase is over, be sure to tune in to your favorite media and content creators for the hands-on impressions of No Rest for the Wicked immediately following this showcase. We can't wait to see you all on April 18th. E prepariamoci, signori, prepariamoci, perché porteremo questo gioco, chiaramente. Io non vedo l'ora, perché sono rimasto assurdamente scioccato da tutto quello che si può fare, perché non mi aspettavo l'housing, non mi aspettavo una meccanica così pulita nel combat system, almeno da quello che sono riuscito a vedere finora. E sono rimasto piacevolmente sorpreso ancora di più dalla grafica incredibile che questo gioco offre. E non parliamo di grafica in quanto una grafica perfetta perché iperrealistica, piuttosto stilizzata in un certo modo. Quindi abbiamo uno stile grafico appunto molto molto caruccio, uno stile, un combat system che sembra funzionare davvero molto bene, considerando appunto i pesi, considerando lo spacing in generale, l'arma in un certo modo, la qualità. C'è una componente Diablo Like con tutti la tipologia di arma e armature, perché hanno dei pregi, anche dei difetti in base a quelle che trovate, ma potete trovare anche le uniche che sono molto particolari. Ha questa visuale appunto isometrica dall'alto molto particolare, con queste componenti appunto in altezza che ci faranno anche godere del paesaggio una volta che arriveremo magari in cima da qualche parte. Quello che mi sta piacendo particolarmente è che non solo siano stati i Moon Studios ad avere questa idea, ma poi il fatto che ci siano persone ancora che credono in questa tipologia di giochi e che vogliono portarle a tutti noi, perché sanno che ci sono tanti amanti degli action GDR, ma in questo caso, ragazzi, hanno fatto un matchup di tantissime cose. Io ci vedo anche del Fable un pochino qui sopra. Mi piace tanto, tanto, tanto. Lo sto aspettando da moltissimo tempo e non vedo l'ora di portarlo sia sul canale che naturalmente su Twitch. Ragazzi, io non ho altro da aggiungere. Adesso lascio a voi qui sotto i commenti per discutere di questo capolavoro che almeno sembra essere, da quello che ci hanno fatto vedere. Fatemi sapere cosa ne pensate e come al solito vi invito a lasciare like e iscrivervi al canale se contenuti di questo genere vi possono piacere. Vi ringrazio per aver seguito questo video. Da Alcon è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!